Hai osato colpirmi? Non ho bisogno di sapere cos'è una signora francese. Mi basta conoscere il senso dell'onore e della vergogna. Sgualdrina nata da un amante. Sputi veleno come una cagna. Tang Tang. Lo so che tu e tua madre mi odiate. Prenditela pure con me, ma ti prego, non far arrabbiare tuo padre. Signora San, sta parlando la signorina Gian. Tu sei solo un amante. Perché ti intrometti? Tu hai osato schiaffeggiarmi? E mi ha anche chiamato. Mi ha chiamato signora concubina San. Song Yu-tang, che diavolo stai facendo? Ma che razza di educazione ti ha dato tua madre? Siamo nell'era moderna, e tu hai ancora la testa piena di quella spazzatura feudale. I tempi cambiano, ma il senso dell'onore e della vergogna resta. Sally Fang, ex studentessa povera con studio, si è infilata nel letto del marito della sua benefattrice e l'ha spinta indirettamente alla morte. Che indecenza! Loro saranno state facili da maltrattare, ma io ero un'imperatrice madre. È vero, ora non è più permesso prendere concubine. Ma quando mio padre ebbe la figlia illegittima con la signora San, non aveva ancora divorziato da mia madre. Sono educata. Se non ti piacciono i termini figlia illegittima e concubina, posso sempre chiamarvi amante e bastarda. Se sei davvero educata, allora sappi che io sono tuo padre. Il patto tra genitori è sensali. Ti ho chiesto di onorare il fidanzamento e di sposarti nella famiglia Zhang, e tu devi farlo. Non ho detto che non mi sposerò. È solo che, da sempre, una donna ha bisogno di una dote per sposarsi. Padre, non mi avete ancora dato la dote. Se mi sposassi senza niente, non sarebbe uno scandalo per i Song? Sembrerebbe una mancanza di rispetto. Song Yu-tang, sei di un'avidità ripugnante. Wei Wei ha adempiuto ai doveri della primogenita della famiglia Song. Per tutti questi anni, con quale diritto le porti via la dote? Se è così, allora perché non esco a trovarmi un estraneo? Che da ora adempia i doveri del primogenito Song al posto tuo? Song Yu-tang, sei impazzito? Io sono tuo fratello di sangue. Che diavolo significa fratellastro? Non sei sempre stato tu a disprezzare nostra madre senza potere e a riconoscere la signora concubina San come tua vera madre? È solo perché nostro padre, accecato dalla lussuria, ha elevato quella serva da poco, quell'amante, al rango di nuova moglie. Altrimenti, tu non saresti nemmeno degno di essere chiamato figlio illegittimo. Saresti chiamato bastardo, proprio come la figlia illegittima. Tu. Padre, la processione nuziale sta per arrivare. Se sulla faccia della sposa compare uno schiaffo dopo l'altro, chi ci perde la faccia? Io o la famiglia Zhang, la più ricca in circolazione? Se lo sai, allora sali in macchina e sposa quell'uomo, senza storie. Se vuoi che obbedisca, allora consegna la dote come si deve. $1 milione non basta a Song Ruwei, nemmeno per un orecchino. Padre, io sono la primogenita legittima. Song Yu-tang, smettila con questa ironia. Se non ubbidisci, ti lego e ti butto sull'auto nuziale. Faccia pure. Però, se mi lega e mi mette su quell'auto, ammazzo il primogenito degli Zhang. E poi dirò che è stata una sua idea. Song Yu-tang è cresciuta in campagna. È solo una selvaggia che non ha mai visto niente. Come può avere tanto fegato? Padre, sono una persona educata. Arriverei a tanto solo se non avessi altra scelta. Davvero. Le do 10 secondi per decidere. Prendi. Venire dal passato ha i suoi vantaggi. So riconoscere le cose davvero preziose. Anche se lei, caro mio, non conosce le buone maniere, io resto comunque una signora di classe. Non posso offrirle molto, ma non voglio arrivare a mani vuote. Le prenda come corredo.
Tu. Grazie, padre, per aver arricchito la dote di tua figlia. Song Yutang. Tu. Grazie, fratellastro, per aver arricchito la dote di tua sorella. Sorella, non puoi far arrabbiare papà in questo modo. Ah, Se mia sorella insiste, io, primogenita legittima, li accetterò mio malgrado. Lei. Signorina, la prego, salga sull'auto nuziale. Io, Song Yutang, oggi vado in sposa. Congedo padre e fratellastro. Addio sorellastra. Madame San, con le sue origini, non doveva entrare qui. Mio padre è accecato dalla lussuria. Io, sua figlia, non ho molto da obiettare, però lei deve ricordarsi sempre. Qual è il suo posto? io, sorella, credi davvero che sposando un Zhang avrai una bella vita? La nuora della famiglia più ricca. Non è un ruolo così semplice. Principessa per 10 anni, ora sul trono d'oro. Non temo gli intrighi di corte. Figuriamoci una famiglia. Essere sopra tutti non è più possibile, ma ciò che non cambia. Con denaro e potere si regna. Sposare i più ricchi. È l'unica occasione che posso afferrare. Sorellastra, pensa piuttosto a te stessa. In fondo, una figlia illegittima. Non potrà mai davvero brillare in società. Zia Chen, mangi un po' di frutta. La frutta io la mangio solo importata. Quella roba che hai comprato è roba da bancarella. Mi sembrava fresca, così l'ho presa. È arrivata la signorina Song. Yutang, devi essere stanca per il viaggio. Hai il mal d'auto? Abbiamo frutta in casa. Non so cosa ti piaccia, quindi te ne ho lavata un po' di ogni tipo. Lei è mia suocera. E questi chi sono? Xiulan, porta un bicchiere d'acqua al signore. L'amante del signore, Chen Ruin. Questo deve essere suo figlio. Il figlio illegittimo Zhang Qingyu. E sua moglie Wu Chexia. Oh, bene. Deve essere arrivata a Xiaotang. Ah, La nuora al primo ingresso deve fare bella figura. Ti ho comprato dei vestiti nuovi, perché non li indossi? ah, certo. Il primo giorno della nuora. Devo assolutamente preparare un pranzo decente. Stamattina presto. Sono andata al mercato a nord a comprare pollo e anatra ruspanti. Con i vestiti buoni, li avrei rovinati. Beh, dopo la spesa saresti dovuta tornare a casa e cambiarti. Maggiordomo Weng ha detto che la nuora. Coincide coi ricordi della proprietaria. Mio suocero è il figlio biologico del vecchio patriarca, quando Chen Ruin rimase incinta prima del matrimonio. Il patriarca mandò il figlio in campagna. Solo quando al vecchio patriarca venne un'insufficienza renale, si ricordò di richiamare Zhang Guoqiang. E tutto questo solo per farsi dare un rene. Ma che modi sono? Tutto questo baccano. Guoqiang e Xiulan sono sempre stati rozzi. Perché te la prendi con loro? Invece questa signorina Song, appena entrata, non ha nemmeno salutato i più anziani. Ho saputo che sei cresciuta in campagna con tua madre. E non hai nemmeno finito il liceo. Noi siamo gente che tiene alle regole. Se ti sei sposata in questa famiglia, d'ora in poi devi rispettarle. Zia Chen, la nuova nuora è timida. Tu che sei la più anziana, non prendertela con una ragazzina. Xiulan, è già più di un anno che sei tornata dagli Zhang. Non sai le regole. Ammetti l'errore. Non vi metterò in difficoltà, tu e tuo marito. In sala antenati in ginocchio un giorno. E con questo chiuderò la questione. Che senso ha far inginocchiare la nuova nuora nella sala degli antenati? Possiamo inginocchiarci io e mia moglie, va bene? Guoqiang, so che nessuno ti ha educato da piccolo, ma devi capire che ogni famiglia ha le sue regole. Una famiglia come la nostra, 100 anni. Tu sei il primogenito degli Zhang. La cosa più importante è avere una buona educazione. Come ti permetti di alzare le mani? Padrone, mi ha colpito. Sai benissimo che sono l'erede della famiglia Zhang. Con chi stai parlando? E tu, serva, perché ti intrometti? Song Yutang, chi diavolo ti credi di essere? Hai osato picchiare mia madre. Figlio di una sgualdrina. A te nessuno ha dato il permesso di parlare. Non dire sciocchezze. Loro sono tua nonna Chen e tuo zio. Volevo solo prendere la mia parte in casa Zhang.
Non intendevo inimicarmi la pupilla del vecchio. Chenruin, stai esagerando. I miei suoceri sono persone semplici. Se ingoio questo rospo, d'ora in poi sarà un inferno. È colpa di mio padre. Non mi aveva detto tutto. Dopo la morte della nonna, il nonno non si risposò. Solo arrivando qui ho scoperto che c'è ancora una vecchia zia. E uno zio acquisito. Sono stata una sciocca. Signorina Song, sono pur sempre una ballerina di fama internazionale. Di fama internazionale? Come osa insultarmi con queste parole? Voi non siete una domestica di famiglia. Non avete legami. Non siete nostra parente di sangue. Se non vi chiamo zia, come dovrei chiamarvi? Nonno. Noi giovani non dovremmo permetterci di farle la predica. Ma se non parliamo, a rimetterci. È il buon nome della famiglia Zhang. Voi siete una donna di mondo. Come fate a essere così irragionevole? Io avrei perso il buonsenso. Se il nonno tiene davvero a questa signora, potrebbe prenderla in casa come seconda moglie. Ma ora non lo è. Un vedovo della vostra età. Che davanti a me, se la spupazza in quel modo, che figura ci fate? Meno male che io conosco le buone maniere, anche senza capire bene la situazione. Vi ho comunque chiamata vecchia zia per rispetto. Se al posto mio ci fosse stato un giovane moderno, senza peli sulla lingua, vi avrebbe dato della vecchia sgualdrina davanti a tutti. Tu. Ma questo non è uno scandalo per la nostra famiglia? Il fratello Kun ha lavorato come un mulo tutta la vita e adesso è solo. Per rispetto ai vecchi tempi che tiene me, povera vecchia sola al mondo. Come amica, a casa sua per qualche giorno. Tu con le tue parole avvelenate, non stai forse piantando un coltello dritto nel cuore del fratello Kun? Conosco i classici, so cosa sono onore e vergogna. Eppure non ho mai sentito di un'amica donna di un signore che venga a casa sua a fare la maestrina, a punire figli e nuori altrui in ginocchio. Regola davvero originale. Peccato non sembri cinese. Quando hai preso la cittadinanza giapponese? È festa. Basta baccano. Parlate meno. La sposa entra in famiglia. Lasciamo perdere. Ma il tè va servito. E come? Ehi! Prego, nonno, papà e mamma, sedetevi. Ah, io. Chiedo alla signora Chen e allo zio acquisito di spostarsi. Fratello Kun, visto che tua nuora non mi sopporta, me ne vado con la famiglia di King Yu. Ce ne andiamo via. È il mio primo giorno da sposa. Vengo a rendere omaggio agli anziani. A te cosa te ne importa? Seguendo la tua logica, prendi un biglietto e vivi nella città proibita. Se la sicurezza ti butta fuori, vuol dire che non ti sopportano. Piangi, strepiti, minacci di ammazzarti. Non passa di proprietà a te. Ruin, tu e King Yu fatevi da parte. Io e Dai, spostati. Papà, quello. Dai, siediti qui. Per favore, nonno, accetti il tè. Dicevano che questa ragazza fosse senza educazione, e invece questi modi sembrano da persona di mondo. Proprio come anni fa, quando la famiglia Zhang fallì, mia madre mi crebbe sola, reggendo l'intera famiglia. Ora che sei entrata nella famiglia Zhang, ne fai parte. Sistemati pure. Non ti tratteremo male. Grazie, nonno. Per favore, padre, accetti il tè. Eh sì, brava ragazza. Buono, buonissimo. Tieni, prendi questo. Grazie, padre. Per favore, madre, accetti il tè. Bene, bene. Questa è la stanza di Muyan. Mi dispiace doverti far stare qui per ora. Bambina mia, mi dispiace davvero. Quel vecchio insistette col buon auspicio, facendoti venire a subire. Questi soldi sono per le spese future, per prenderti cura di Muyan. Non sono molti, ti prego di non disprezzarli. Papà, mamma, state tranquilli. Se mi sono sposata ed entrata qui, resterò nella famiglia Zhang. Bene, bene, bene. Allora riposati. Se ti serve qualcosa, dillo pure a noi. Sì, riposati pure. Andiamo. Certo che, in qualsiasi epoca, Se una donna vuole vivere bene, la cosa più importante sono soldi e potere. Meglio trovare un modo per eliminare tutta la famiglia di Zhang Qingyu, poi un figlio, e il patrimonio dei più ricchi sarà mio. ma cosa sto sentendo? Non dicevano che mia moglie
senza diploma, per 3 anni sfilettò pesce alla ranfafa. Ed era una ragazza normale, timida e introversa. Manipolatrice, piena di vendetta. Come si spiegano? Yu Tang, ti sei riposata? Scendi a cena, presto. Guarda, sono tornati anche tuo cognato e gli altri. Il figlio di Zhang Qingyu, il fratellastro di Zhang Muyan, Zhang Xinyan. Un momento, arrivo subito. Va bene. Vattene. E chiudi a chiave. Non chiudi nemmeno la porta, e io non mi ero ancora rivestita. Nuora, vieni qui. Dai, siediti. Ti ho preparato qualcosa di buono. Assaggia. Ho scelto gli ingredienti al mercato. È stata in cottura tutto il pomeriggio. Grazie. Papà. È buona. Se ti piace, domani la faccio preparare di nuovo da tuo suocero. Sì, esatto. Questo pollo di campagna puzza troppo. Io preferisco il pollo biologico allevato nelle fattorie francesi. Delicato e profumatissimo, per me. Zio, per favore, versane una ciotola anche a me. Certo. Questa deve essere la cognata, la moglie di Zhang Xinyan, Wen Jingyan. Sembra diversa dalla famiglia di Zhang Qingyu. Non proprio uguale. È davvero deliziosa. Grazie, zio. Figurati. Basta che ti piaccia. Invidio davvero la terza cognata, all'amore del terzo fratello. E riceve pure la zuppa dello zio. Io, invece, sono solo la figlia di un autista, piena di umiliazioni. Tanto vale morire. Chi è questa? Lei è la figlia adottiva di tuo zio, Zhang Xia. Suo padre era l'autista del tuo secondo zio. Allora, per salvare la vita di tuo zio, i suoi genitori sono morti. Così tuo zio l'ha adottata come figlia. Sai benissimo che Shia soffre di depressione. È fragile e sensibile, e tu osi provocarla così. Chiedile subito scusa, altrimenti non aspettarti che io sia gentile con te. Jingyan, hai sbagliato tu. Jingyan, oggi è pur sempre una cena di famiglia. Come puoi comportarti così? Tu sei la cognata maggiore, devi essere tollerante. Oggi è il primo giorno della moglie di Muyan in questa casa. Se maltratti così tua cognata, che esempio dai? E di cosa dovrei scusarmi? Ho solo bevuto una ciotola di zuppa. Lo sapevo che non mi sopporta. Non merita di restare nella famiglia Zhang, né di bere la zuppa dello zio. Dovrei solo morire. È giusto che nessuno mi voglia bene. No, davvero. La famiglia Zhang è grande e potente. Tante storie per una zuppa. Siete poveri. Guoqiang, Xiulan, voi che siete i più anziani, dovete comportarvi da tali. Anche se non conoscete le buone maniere, non potete fare favoritismi. Così non disturberete lo zio e la signorina Song. Shia. Questo doveva essere il pranzo di benvenuto. Per la nuora appena entrata in famiglia. E invece Zhang Xia si mette a capo dei dispetti. Gli altri colgono la palla al balzo per attaccare i miei suoceri. Come vi permettete di pigliare Shia? Non avete proprio educazione. Io. Fratello maggiore, tu non sopporti una figlia adottiva. O non sopporti me. Se non mi sopporti, dimmelo subito. Prendo mamma e ce ne andiamo. Siete tutti d'accordo. Situazioni del genere devono esservi capitate spesso. Peccato che questi trucchetti li ho già visti 1000 volte. Nonno, tu che ne pensi? Shia, poverina, è una ragazza sfortunata. Ha perso i genitori da piccola, vive in casa nostra. Da tanti anni in una posizione scomoda. È un po' suscettibile. È comprensibile. Voi due siete gli adulti, i più grandi. Siate tolleranti. Mi sta facendo capire. Il vecchio sa tutto, ma fa finta di niente. Dopo tutti questi anni da figlio adottivo. Va bene, ho capito. Ma cosa vuoi a quest'ora di notte? Se ti sentono i vicini, penseranno che il nonno sia passato a miglior vita. Song Yutang, sei impazzito. Hai picchiato Shia. Lei ha problemi mentali, e tu pure? Non si parla a tavola. Fai una scenata a cena e chiami per nome tua cognata. Ma che modi sono? Song Yutang, tu, hai esagerato. Con quale diritto picchi mio figlio? Un albero storto da frutti storti. Guarda i 2 figli che hai cresciuto. Una malata di mente, un maleducato. Tu colpisci la gente senza nemmeno capire come stanno le cose. E avresti pure ragione. I miei genitori e quella cognata non hanno fatto niente. E lei, senza motivo, gli ha affibbiato l'etichetta di chi non la sopporta. È un tipico delirio di persecuzione. Era già pazza. L'ho calmata con uno schiaffo. Altrimenti, chissà quale disastro avrebbe combinato. Nonno, so che la signorina Song non mi può vedere. Ma gli affari di casa Zhang non sono affar suo.
nonno, guardi, la sua malattia sta peggiorando di giorno in giorno. Oggi fa la vittima, piange, urla e minaccia il suicidio. Domani sarà capace di fare qualcosa di ancora più folle. Noi giovani siamo veloci a scappare, ma lei è anziano. Le gambe non la reggono più. Se un giorno le prende un raptus, prende 2 coltellacci dalla cucina e la riduce a pezzetti. Sarebbe terribile. Io credo che sia meglio portare subito Zhang Xia in una clinica psichiatrica. Quando sarà guarita, potrà tornare. Non ci vado. Non sono malata. Non ci voglio andare. Non ci vado. Non sei malata? Perché dai di matto? Pensi che tutti ce l'abbiano con te? Per una zuppa. Fai la tragedia. Accusi gli anziani e metti a soqquadro la casa? Song Yutang. Vecchia concubina. Questi sono affari di casa Zhang. Non spetta a te, caro mio, metterci bocca. Ti ho detto che non sono una concubina. Allora tu, che sei solo un amante, perché ti intrometti? Ti ho chiamata vecchia concubina per rispetto. Ma faresti bene a stare al tuo posto. Non è vero. Secondo me, è meglio portare Zhang Xia in una clinica psichiatrica. Le spese mediche le paghiamo noi, famiglia Zhang. È il minimo per onorare il debito di gratitudine verso i suoi genitori. Zoticona, non sai niente, quindi non parlare a Vandra. Xia soffre di depressione. Cosa c'entra con l'essere pazza? La depressione, di solito, fa male a se stessi. Ma una che pensa che tutto il mondo ce l'abbia con lei, quella è una malattia mentale. Tu. Sorellina, scegli tu, o mangi subito come si deve, o chiamo adesso e ti faccio portare in una clinica psichiatrica. A quanto pare ha deciso di mangiare. Allora sediamoci tutti e mangiamo per bene. Tu. Vecchia zia, la signora sta rimettendo ordine in famiglia. Chiuda il becco. Io. Non mi stupisce che Xia non abbia educazione. È tutta farina del suo sacco. Che bella famiglia. Il pesce puzza dalla testa. Maggiordomo Wang. Togliete il posto a questa vecchia zia. Mandatela a mangiare nello sgabuzzino. Signore, questo. Kun, è colpa mia. Ho fatto arrabbiare quella ragazza senza volerlo. Ormai per me non c'è più posto in casa Zhang. Me ne vado, allora. Song Yutang, non sono ancora morta. Da quando in qua decidi tu in questa casa? Appunto, è una fortuna che non sia ancora morta. Altrimenti con che faccia? Si presenterebbe così agli antenati? Che vergogna! Senza rispetto, solo litigi. Che famiglia è? Vedo che lei non distingue più il bene dal male. Sta sovvertendo ogni regola. Questo, tu. Io sovverto ogni regola. Si vede che vieni dalla campagna. Che incosciente! Ed è già finita per la giovane signora della famiglia più ricca. Yutang, io e tuo padre stiamo bene. Non metterti contro il nonno, per causa nostra. Esatto. Problema non è aver poco, ma dividere ingiustamente. Per governare una famiglia, la cosa più importante è l'equità. Lei finge e favorisce una parte sola. Guardi questa famiglia. Patrimonio di 100 anni. I nemici esterni non possono batterlo in poco tempo. Le lotte interne lo distruggono. L'amante semina zizzania. Sangue misto. Figli in guerra. Capomarcio. Tutto crolla. La radice è già marcita dall'interno. Come può durare questa famiglia? Nonno, Song Yutang, come osi parlare così? Se non le dai una bella lezione, finirà per non capire più chi comanda in questa casa. Papà, Xia è solo una bambina. La mamma la stava solo proteggendo. E la signorina Song? Doveva proprio fare tutto questo teatro? Non sarà che. Voleva solo umiliarti? Nonno. Xiaoya sa di essere un'estranea, di non meritare di stare in casa Zhang. Tanto vale che vada a morire. Così non darò più fastidio allo zio e alla signorina Song. Ehi, Xia! Basta! Se non vuoi mangiare, vattene. Casa Zhang non è un teatro, né un posto per i tuoi capricci. Sedetevi tutti. Si mangia. Song Yutang, seguimi un attimo.
Signorina Song, oggi sei stata davvero molto audace. Sono una donna che conosce il proprio dovere. Ora che sono la moglie del primogenito dei Jang, come si diceva una volta. Sono la futura padrona di casa. Faccio solo ciò che mi compete. È naturale. Vedo che hai idee piuttosto tradizionali. Non è tradizione, è esperienza pagata col sangue dei nostri antenati. In migliaia di anni di storia, dinastia dopo dinastia. Se alla fine si è arrivati al concetto di padrona di casa, proprio per quelle lezioni di sangue. Entrata senza nulla. Non ho niente da perdere. Ma tu, nonno, te lo puoi permettere? Se hai davvero le capacità, allora sarà tuo. Allora la prego, nonno, di custodirlo per me per ora. Va bene. Nonno, con un figlio illegittimo di sangue al potere, Re Yuditsu finì, fatto a pezzi. Nessuno poté raccoglierne il corpo. E se fosse un figlio adottivo senza legami di sangue? Nei templi si venerano solo i genitori naturali. Quando mai si è vista la tavoletta di un padre adottivo? Song Yutang, non importa quanti trucchi tu abbia in serbo. Basta che faccia la carina e il vecchio si intenerirà per me, caro Kun. Quella Song era insopportabile. Mi chiamava concubina. E poi amante. È tutta colpa mia. Sono io che ti ho esposto alle offese. I giovani d'oggi che hanno le buone maniere di Yutang sono rari. È appena arrivata e non conosce le regole. Sii tollerante. Kun, in tutti questi anni me ne sono pentita. Di averti lasciato allora. Adesso siamo entrambi vecchi. Perché non ci sposiamo? Così rimedieremmo ai rimpianti della gioventù. Ah, Ruin, va già bene così. Mi stai respingendo? Siamo vecchi ormai, non agitiamo le acque. Potersi accompagnare in serenità per qualche anno è già un modo, per rimediare ai rimpianti della gioventù. Ho capito. Sono io che sogno a occhi aperti. Alla mia età, mi danno ancora della sgualdrina. Tanto vale morire. Assaggia questa zuppa. Sono andata al mercato di buon mattino. L'ho fatta sobbollire tutto il pomeriggio. Nonno, Xiaoya sa di essere un'estranea. Non merito di bere la zuppa di pollo preparata dallo zio. Meglio che vada a morire, così non disturbo più. Lo zio e la signorina Song. Lei è l'unica, oltre a me, a proteggere papà. E ad aver tenuto testa a Jang Ding-kun, la mia nuova mogliettina. È sempre più interessante. Come mai la porta è aperta? Nessuna famiglia darebbe mai il proprio patrimonio a una donna estranea, a meno che non partorisca un figlio del loro sangue. Ecco perché accetta di sposare un uomo in coma. Obiettivo chiarissimo, senza un briciolo di buone intenzioni. Se davvero partorisse un figlio, pur di avere tutto il potere, potrebbe persino liberarsi del padre e tenersi il bambino. Oggi stai buono, va bene? Quando torno? E
Sono Qin Shi Huang, dall'ufficio di Marte sulla Terra. Manda subito i soldi. Quando avrò comprato l'astronave galattica, ti nominerò benvenuto dell'intera Via Lattea. Ah. Ciao Chuan, sono io. Mi sono svegliato. Oh, sei l'imperatore che ho perso da anni. Ding dong. Ho salvato il video in altissima definizione di te vestito da donna. Che balli con Guraku Yodo. È nascosto in diversi posti. Se mi succede qualcosa, verranno inviati automaticamente a... Come hai fatto a svegliarti? Ma che cavolo dici? Come sei diventato pazzo? Sono sicuro che dietro l'incidente ci sia qualcosa. Quel camionista era in fase terminale di cancro. Una settimana prima dell'incidente. Aveva appena subito un trapianto di cuore. Sul conto di sua moglie. Sono comparsi, senza alcuna spiegazione. 2 milioni di un'eredità estera. Quindi adesso, la rete di sfruttamento casino delle tecnologie chiave dell'azienda è stata cancellata. Lui e suo padre, tramite società fittizie, hanno trasferito denaro a società estere, nei registri contabili. Non c'è una sola crepa. Resta solo la pista del camionista. Se non mi fingessi pazzo, non sfuggirei ai sicari di Jiang Qinju. Jiang Qinju ha cominciato a trasferire i beni dell'azienda già prima che mio padre venisse riconosciuto. Cioè lui probabilmente si è messo d'accordo con Jiang Qinju fin dall'inizio. E non si fida del vecchio. Ma al momento noi due, padre e figlio, abbiamo una quota pari alla sua. Insieme ai rami secondari. Il controllo effettivo è in bilico. Per ottenere di più, faranno sicuramente qualche mossa. Allora il suo stato di salute e quelli che avevamo, faticosamente piazzato nel gruppo e accanto a lui, sono stati successivamente. E le stelle? Secondo la strategia che hai sviluppato prima del progetto originale, stanno avanzando la catena di approvvigionamento del software. È stato sostanzialmente integrato con altri paesi del Medio Oriente. Raggiungi la cooperazione, tu, Jiang, il tuo corpo. Bene. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riprendersi. Prima il problema non era grande, eravamo al buio. Ma d'ora in poi sono nella luce e noi siamo al buio. Abbiamo ancora la carta stellare. Se ti svegli ora, ti sveglierai. Il vecchio è sempre stato anche se anche in commette degli errori. Ha anche chiuso un occhio, quindi non lascia occhi tutti. Finalmente anche io. Se sposti le radici della famiglia Jiang, devi mandarlo dentro. Lasciate che il vecchio vuole proteggere tutti, non può proteggere. Sono ancora in coma. È urgente. La linea del conducente non può decidere di trovare sua moglie e sua figlia. Che aspetto ha la mia nuova moglie astratta? Giuro che non volevo farlo. Spesso in Italia è stata una buona giornata per molestarmi, ma sicuramente non sono quel tipo di persona. Un pervertito morto che ha sbirciato una ragazza cambiandosi i vestiti non è assolutamente. Perché questa faccia è così rossa? Si è rivelato efficace. Sembra buono. Continua domani. Tutto è buono in questa epoca. Questa è la legge sull'eredità. Non è abbastanza amichevole per la moglie principale e il primo figlio. Dobbiamo trovare un modo per mettere completamente i fratelli e le sorelle ordinarie. E zia San, una cosa selvaggia qui deve essere cacciata. Almeno è qualcuno che è in alto. Perché questa è un'idea strana. La mia nuova moglie. Chi è la concorrenza? È proprio il volto che avevo visto nelle foto durante le indagini. Lei è Song Yu-tang. Ma è diversa, non è sua e non è nemmeno un'arrampicatrice. Ha un'aria eterea, distaccata. Anche se Song Yu-tang fosse bella come una dea. Non posso assolutamente permettere che riesca nel suo piano. Far fare testamento a quel vecchio di Song Jianie. È impossibile. Dal punto di vista legale, non ho davvero alcun mezzo contro di loro. La priorità ora è fare un figlio con Jiang Muyan. Sarà molto più semplice tenere in pugno la famiglia Song. Ancora lei? Lasciate, ormai sono stata. Mi posso buttare fuori. E poi, se nemmeno la scienza è riuscita a risvegliarmi. E invece lei sì, forse il cielo ha i suoi piani. Mia moglie, me la tengo così com'è. L'assegno è già stato incassato. Inoltre il Rolex. Gemelli e pendente, 3,8 milioni. In totale 13 milioni e 800 mila. Sono tutti su questa carta. Quegli oggetti d'antiquariato e i quadri sono stati autenticati, ma l'antiquario ha offerto poco. Ho già mandato tutto alla casa d'aste.
Ho provato tutto, un pochino. Buon lavoro. Nessun disturbo. L'asta è stata per il mese prossimo. Se le interessa, può venire di persona a dare un'occhiata. L'asta Esatto, ci saranno tutte le famiglie portate Wang. sarebbe una buona occasione per fare la propria comparsa. Prepara tutto. Ci sarò puntuale. Sì, Yutang, non avevi detto che andavamo a comprare da mangiare? Perché mi hai portata al centro commerciale? Mamma, è ora che ti compri 2 vestiti nuovi. non serve. Mamma sta bene così. Quelli che bastano. Guarda che in questo centro i vestiti sono carissimi. Andiamo. Andiamo. Sul serio, non serve. Questi vestiti mi fanno sentire a disagio. Non vuole vestiti nuovi. Non si sente al sicuro. Non osa mettere da parte nemmeno un po' di soldi. Basta comprare un vestito un po' più costoso e appena lo indossa, in famiglia. Quelli la deridono. Mamma, ricordati, tu adesso sei la vera signora Zhang. Lo sei oggi e lo sarai ancora di più domani. Devi imparare piano piano a occupare il tuo posto. E quando Muyan si sveglierà, potrai prenderti cura di lui ancora meglio. No. Mamma, finché ci sono io, tua nuora, di cosa hai paura? Oggi pago io. Dobbiamo sceglierti dei bei vestiti. Andiamo. Capo, la nostra talpa vicino al vecchio ha appena mandato notizie. La signora anziana, la signorina e la signora sono al centro commerciale. C'è un problema. Il maggiordomo è già andato. Vuole che... Se il maggiordomo Wang è già andato, aspettiamo. A proposito, mandami l'indirizzo IP del centro commerciale. Xia, parliamo con calma. I panni sporchi si lavano in famiglia. Prima torna a casa con me. Qualunque malinteso ci sia, risolvetelo a porte chiuse. Se i panni sporchi si lavano in famiglia, perché la tua? Cara cognata Lillu può sputtanarmi in pubblico. E Zixia invece non può nemmeno difendersi. Lascia stare, Chengyu. Mi arrendo al destino. Sono disposta a cedere il padre di mio figlio a Zixia. Sono disposta a darle le sue carte da far scorrere. Voi, smettetela di accanirvi su di noi. Povera vedova con orfano. Tuo marito non era già morto? Uno che per la legge è morto. Come può stare con Zixia? Come può essere il padre di Tuan Tuan? Tu. Song Yutang, non esagerare. Il padre di Guang Guang è mio fratello Chai. Ora lui è morto, quindi il padre di Guang Guang sono io. C'è qualche problema? Quindi, prima Lillu diceva che Zixia usa la carta del padre di suo figlio, che le ruba il padre di suo figlio. Stava parlando di te, Ji Chengyu, vero? Zhang Xixia, ho già detto. Noi non abbiamo niente a che fare con te. Mi tormenterai. Quando? Se fosse stato che il padre di Guang Guang. È impossibile per me chiedermi di fare come mi è stato detto alla fine della mia vita. È impossibile per te stare a casa di Ji. Tuan Tuan ha chiamato mio padre. Ji Chengyu, non sei ancora umano. Quando sei stato cacciato di casa con le gambe storpiate, è stata Zixia a salvarti la vita. E ora ti stai sposando. Questa donna ha calunniato il suo tormentarti. Ji Chengyu, la polizia è stata. Sulla strada per il sistema di matrimonio la registrazione è chiara. Se si scopre che è davvero la grande mancanza della nostra famiglia Zhang, intrangolare te, un uomo sposato, e come Zhang genitori nuora, ti prometto che la nostra famiglia Zhang lavorerà attraverso i principali media. Scuse pubbliche a te e Lillu. La tua perdita finanziaria, ma se è calunnia. Direttore generale G. Se vuoi pensare chiaramente, ripeto. La grande signora ha ragione. Ci sono così tante persone oggi. Hai chiarito chi sta tormentando chi? Chi è la tua legittima moglie, nostro signore? Sebbene sia vecchio, non può tollerare la sabbia nei suoi occhi. Sono stato confuso da quando è morto mio fratello maggiore. Lulu è stata stimolata ed è maniacale. Il medico ha detto, non può più essere stimolata. Voglio solo seguirla. E quello che ho detto io. Sì. Chengyu e io siamo innocenti. Mi calunniate così tanto. Potrei benissimo morire. Non lo so, so solo. Una donna per bene con un marito morto non sarà completa. Resta tra le braccia del cognato. Se mia cognata non mi sopporta così tanto, allora non ha più senso restare al mondo. Non trattenetemi, lasciatemi morire. E va bene, tanto se ti suicidi nessuno ne risponde. Maggiordomo Wang, scelga subito una bella tomba per la signorina Lin e ci aggiunga un'agenzia funebre professionale. Paga la famiglia Zhang. Guang Guang non ha né padre né madre, quindi è orfano. Maggiordomo Wang, contatti anche l'orfanotrofio. La famiglia Zhang approfitta del suo potere. A noi, vedova e orfano, non lascia alcuna via d'uscita. Continua pure. Tanto a far brutta figura non è la famiglia Zhang. Zixia. Torna a casa con me. So di aver sbagliato. Stasera, cucino io per te. Ehi, allora prima chiarisci la storia della carta clonata. Cognata. Faccio bene così? Sì, giusto. Non c'è nessuna clonazione. Quella carta te l'ho data io.
per comprare un regalo alla nuova cognata. Tu mi hai aggredita subito, dicendo che avevo clonato la carta del padre di tuo figlio. Non credi di dovermi delle scuse per questo? È stato Cheng Yu a dirlo con le sue stesse parole. Ha detto che si prenderà cura di noi, madre e figlio. Ha detto che Wang Wang è suo figlio di sangue. Puttana. Lui lavora così duramente e tu sperperi i suoi soldi fuori casa. Se ti ha picchiata, te lo sei meritata. Schiaffeggiala. Io colpisco proprio te. Sono io la legittima moglie di Ji Cheng Yu. Con che diritto usi la sua carta? Con che diritto tieni in mano le finanze di casa? Con che diritto vai in giro piena di gioielli? Tu spendi migliaia per una busta di cibo per cani, mentre io e mia figlia per un mese intero riceviamo solo 100. Perché io sono la moglie del primogenito G. Sono la padrona di casa. I vostri soldi li amministro io. Allora ci vediamo in tribunale. Che sia la legge a decidere. Cheng Yu, vedi questa donna? Te l'avevo detto. Una donna di bassa estrazione ti sposa solo per i soldi. Le dai 100 al mese e non le bastano. E ora vuole pure portarti in tribunale. Cheng Yu. Ah. Quindi la nostra famiglia Zhang è una famiglia di poveracci. La signorina della famiglia Zhang ogni mese merita solo 100 euro di paghetta. La carta che ti ho dato, tirala fuori. Cheng Yu, io sono una donna fragile. Con un bambino non è facile. Continui a dire che ti prenderai cura di noi, e ora rimangi la parola? Vuoi spingerci alla morte? Me e il bambino? Papà, Wang Wang d'ora in poi non vorrà più giocattoli e non andrà più all'asilo. Mangerà pochissimo ogni giorno. Papà, non abbandonarci, ti prego. Zixia, magari, dagli qualcosa per mangiare. Ma stai tranquilla, la carta secondaria è nelle tue mani. Puoi spenderla come ti pare. Dici di aver sbagliato. Dimostramelo con i fatti. Le chiacchiere stanno a zero. Tira fuori la carta, altrimenti scordati di portare via anche un solo centesimo. D'ora in poi questa carta sarà tua. Da oggi in avanti potrai spenderla come vuoi. Non dovrai più vivere di assegni mensili. Una follia del genere. Cognata. Solo una carta? Tu, Ji Cheng-yu, che ora sei l'erede legittimo della famiglia Ji, e Zixia è tua moglie. E la sistemi con una semplice carta? Allora cosa intendi dire, esattamente? D'ora in poi, Zixia, come padrona di casa Ji, avrai il controllo delle finanze. Saranno cacciati dalla famiglia Ji. Come sarebbe a dire che non vuoi? Zixia, andiamo. Se la famiglia Ji non ti vuole, torniamo dalla famiglia Zhang, come legittima signorina Zhang. Sì, lo voglio. Zixia, te lo prometto. Prendi questa carta. Considerala come un mio impegno. Allora usiamola. Se l'ha data lui. Questa signorina Lin, solo l'abito addosso vale milioni. Tu in tutto non hai che poche migliaia. Parli d'amore a vuoto? Giurare e promettere lo sanno fare tutti. Io credo solo a una regola. Dov'è il denaro? Lì è l'amore. Cameriere. Abiti, borse e gioielli più costosi di quelli che ha lei. Li voglio tutti. Abiti da bambina dalla testa ai piedi, 10 per tipo. E solo il più costoso. Andiamo. Hai sofferto tanto. Anche una figlia è carne e sangue dei suoi genitori. Non esiste che una volta sposata sia acqua versata. Qualunque cosa sia successa prima, d'ora in poi ci sarò io a proteggerti. Grazie, cognata. Mu Yan, questa moglie è proprio quella giusta per la nostra famiglia. Vorrei fare un regalo a mia moglie. Hai qualche suggerimento? Tra un paio di giorni. Nella lista degli invitati c'è il nome di mia moglie. Altrimenti, guardiamo cosa le piace e glielo compriamo. Va bene. Preleva 100 milioni dal mio conto. Se trovi qualcosa che le piace, compraglielo subito. Capo, voi due non vi siete ancora nemmeno incontrati. Un centinaio di milioni è davvero un po' pochino. Allora facciamo 300 milioni.
300 milioni? C'è qualche altro problema? Capo, i regali per una donna si misurano in denaro, ma la sincerità, sa, è importante. Va bene. Non è che ieri mi dicevi ancora. Come a fingere di essere in coma? Non sa mica che il mio capo, quello spietato e deciso, che non ha mai esitato, che non si è mai innamorato, Jang Muyan. Forse questo matrimonio nato da un equivoco non è poi così male. Mi sa che ho davvero bisogno di una moglie così, gentile e buona, con carattere e capacità. E poi è pure bellissima. Yu Tang, mamma mia. Stai benissimo vestita così. Ehi, dove vai? Vado all'asta. Torno appena ho finito. Ah, va bene, vai pure. Aspetta un attimo. Caca. Yu Tang, senti, ho saputo che le cose all'asta sono piuttosto care. Prendi questi soldi. Se vedi qualcosa che ti piace, comprala. Sì. Figlia, nel palazzo non potrò più proteggerti. Tua madre non ha talento, ha solo questi soldi. Prendili per sistemarti. Stai attenta a tutto, hai capito? Sì, mamma, lo terrò a mente. Mamma, io ce la farò di sicuro. Mi farò valere. Yu Tang, la mamma desidera solo che tu stia bene. Papà, mamma, vado solo a dare un'occhiata, per curiosità. Non ho intenzione di comprare niente. Prendili, non si sa mai che trovi qualcosa che ti piace. Prendili. Davvero, io. Cognata. Ritira pure la carta. Con quei 4 soldi? Non bastano nemmeno per la mancia alle donne delle pulizie. Chai Xia, non puoi parlare così. Guoqiang, Xiulan. Sentite, non prendetevela a male, in fondo questa asta non è un posto. Per chiunque. Però se volete venire a vedere un po' di mondo, cambiatevi d'abito e venite con noi, visto che ci passiamo vi portiamo. A fare un giro. Caro zio, quel vestito non mi sembra proprio adatto. All'ingresso ci sono controlli. Non vorrei che vi scambiassero per fattorini, delle cucine e vi bloccassero. Già, fratello e cognata, state bene pure a casa tranquilli. Cosa ci andate a fare in un posto del genere? Solo per fare brutta figura. Andiamo. Anche voi andate all'asta? Tanto non abbiamo niente da fare. Andiamo a dare un'occhiata. A comprare un paio di cose che ci piacciono. Papà, mamma, andate a cambiarvi. Vi porto anch'io a vedere un po' di mondo. Cognata, non per criticarti, ma sei cresciuta in campagna. Sai almeno cos'è un'asta? Sai da che parte? Si entra? Mica è un supermercato dove entri quando ti pare, no? Maggiordomo Wang, Signora, mi dica. la vecchia concubina. E la signorina Xia, riaccompagnatele nelle loro stanze. All'asta di oggi non ci vengono. Cosa? Song Yutang, che significa? Un amante resta tale. I suoi figli non sono presentabili. La moglie che si prende è ancora meno presentabile. Persino la figlia adottiva è perfida e meschina. Se osano mancare di rispetto ai legittimi padroni di casa, faccio finta di non vedere. Ma i panni sporchi si lavano in casa. Da oggi in poi, resti a casa a riflettere. Non potrai usare il nome della famiglia Zhang per partecipare a nessun evento importante. Song Yutang, con quale diritto? Yutang, ma che dici? Siamo anche noi membri della famiglia Zhang. Perché non possiamo partecipare agli eventi ufficiali? E poi, se siamo andati all'asta, è stato il nonno a darci il permesso. Ti ho lasciato uscire per distrarti, non per metterti in ridicolo. Allora, preferisci tornare a inginocchiarti nella sala degli antenati? Song Yutang, come ti permetti di parlarmi così? Anche se il nonno ha un debole per te. Mi stai umiliando. Ne ho diritto. Sono la moglie del primogenito. Maggiordomo Wang, riportatela dentro. Song Yutang, non credere che solo perché hai incantato il nonno puoi fare quello che ti pare.
Questa casa non la comandi certo tu. Papà, mamma, perché siete morti così presto? Mi avete abbandonata alle umiliazioni. Mi avrebbe trattata così, avrei preferito morire. Dov'è un coltello? Mi taglio le vene. Voglio farla finita. Cosa diavolo state urlando? Eccoti finalmente. Ti ho servito per 50 anni. Non mi è mai importato niente dei beni materiali. Ma non avrei mai pensato, alla mia età, di essere umiliata. Così da una ragazzina. Per me non c'è più posto in questa famiglia Jang. Nonno Yaya è molto afflittivo. Yaya non riesce a respirare. Papa, non puoi ignorarlo. Se non ci fosse stato un fantasma per un bambino. Con la gentilezza e la lealtà di Guoqiang, questa famiglia dovrebbe essere molto armoniosa. Non sarà mai così. Il pollo vola e il cane salta senza pace. Fratello Kun, sei a disagio? Allora torna indietro e riposati. Non andrò all'asta. Vado in cucina a prepararti un pasto medicato. Il dottore ha detto che non posso bere solo cibo medicato. Guoqiang e Xiulan. Anche se non chiedo mai cosa voglio mangiare e cosa mi piace mangiare. Ma è tutto fatto. Non è mia. Non è una mente. Non muoverti più. Nessun appetito. Guoqiang Xiulan. Dal momento che Yutang vuole che tu vada. Voi ragazzi seguite. Il cuore del nonno è come uno specchio. Mamma e papà, ti porto a scegliere dei gioielli e dei vestiti. Ti porterò a vedere il mondo. Non ci andrò ancora, immagino. C'è la zuppa stufata nella pentola. Sì, no, non posso neanche io. Vuoi quest'asta? Sono ricchi o costosi? Ho persino questo bicchiere e diamanti. Non posso dirtelo chiaramente. Temo di metterti in imbarazzo. È perché non ho visto che voglio uscire e vedere il mondo. Ora che siete tutti qui, dovete abituarvi. La vita della famiglia di Jang. Non aver paura di niente con me. Va bene, andiamo. Non mi scocciare. Maggiordomo Weng, sorveglia l'ingresso. Sì. Fratello Kun, il nonno. Ruwei, oggi all'asta. Se vedi qualcosa che ti piace, dimmelo e te lo compro io. Fratellone, ma costerà un sacco di soldi. Hai adempiuto ai doveri di primogenita di Song al posto di Song Yutang. Per tutti questi anni, sopportando tante ingiustizie. Comprarti 2 cosine, che problema c'è? E la sorella non si arrabbierà? Lei adesso è la nuora della famiglia più ricca. Se volesse vendicarsi di me, come facciamo? Fuori, la famiglia Jang è sotto il controllo di Jang Qingyu. Dentro, invece, comandano la signora Chen, l'amica intima del vecchio. E la moglie di Jang Qingyu, Wu Chaixia. Gli occhi dei Guoqiang non vedono nemmeno una lira di paghetta. Figuriamoci Song Yutang. Janie, non parlare così. Anche se Yutang è stata cresciuta da sua madre con un animo perfido. Resta pur sempre la tua figlia biologica. Io spero ancora che possa stare bene. Già, anche se la sorella non è un granché, è pur sempre una della famiglia Song. Io fuori non racconto mai le sue malefatte per paura di disonorare la famiglia. Voi due sì che siete una madre e una figlia affiatate. Non come quella madre di Song Yutang. Una donna che non sta a casa a fare la brava moglie e madre. Ma deve per forza mettersi in mostra fuori, vantandosi ovunque. Di quanto è capace, di come mi ha aiutato a farmi dal nulla. HMPH, quella figlia degenere ha preso da lei. Non ha mai avuto un briciolo di rispetto per me, suo padre. Perché diamine? Tirarle fuori? La famiglia siamo noi. Esatto. La famiglia siamo noi. È arrivata la signora Jang. Che sfarzo, la famiglia più ricca. In quella macchina ci sono la signora Chen e la seconda signora Jang. Song Yutang, una sposina novella. Con tutto questo sfarzo? Mia madre ha ragione su Song Yutang. Che sfarzo potrebbe mai avere? È arrivata la giovane padrona.
Per chi si dà tante arie, ha solo sposato un uomo in coma e si crede. Chissà chi. Fratello, non parlare così. È cresciuta in campagna, ha sofferto la fame. Dicono che con 5 yuan si facesse toccare da vecchi sporcaccioni. Adesso, per i soldi, sposare un uomo in coma le sembra normale. Ma chi si crede di essere? Piantate la di semenze su Yutang. Il matrimonio di mio figlio è stato deciso dalle nonne delle due famiglie. Quando mio figlio stava bene, voi Song vi siete fatti avanti strisciando. Per dargli la vostra figlia illegittima, Song Ruwei. Appena è successo l'incidente, avete cambiato faccia, dicendo che il fidanzamento era di Yutang, che doveva sposarlo lei. Ora che Yutang l'ha sposato, trovate tutti il modo di infangarla. Come fate a essere così cattivi? Non avete paura che un fulmine vi colpisca per strada? No, aspetta, questo Zhang Muyan è diventato un vegetale, e voi la difendete ancora così tanto? Non sarà che il padre vuole esercitare i diritti del figlio e metterla incinta di un bambino di cui non si sa chi sia il padre? Tu, Come previsto, un figlio illegittimo nato da un'unione senza dignità. Hai la testa piena di volgarità. sei impazzita. Io e te abbiamo lo stesso padre e la stessa madre. Nel tuo cuore e nei tuoi occhi, non riconosci forse solo quella? Una serva come vera madre? Osa pure pretendere di stare al mio livello? Chi ti credi di essere? Tu sia diventata una signora di rango, vero? Ti dico una cosa, una come te, prima o poi verrà cacciata via dalla famiglia più ricca. Portatelo via e spaccategli la faccia. Cosa stai facendo? Sorella, come puoi trattare così nostro fratello? Anche se sei diventata la signora Zhang e non vuoi più riconoscere noi, tuoi fratelli e sorelle di sangue. Non puoi usare violenza in pubblico. Tappategli la bocca e portatelo via. Song Yutang. Figlia degenere. Mi scuso con tutti per la scenata. Questi due sono il mio fratellastro e la mia sorellastra. La loro madre, la signora concubina San, è una che non sa stare al mondo. Una serva da 4 soldi. Perciò i figli che ha messo al mondo non potevano certo avere una buona educazione. La famiglia di mio marito, i Zhang, è una famiglia virtuosa. Se oggi osano mettere in dubbio il buon nome degli Zhang, domani oseranno mettere in dubbio tutti voi. E questo io. Insegno loro le buone maniere. Disturbino voi tutti. Se oggi ho mancato di riguardo, vi prego di perdonarmi. La famiglia Zhang è davvero una grande famiglia di profonda cultura. La linea legittima guida la famiglia. I bastardi che sparano sciocchezze e seminano discordia vanno puniti. In fondo, è pur sempre la nuora degli Zhang. Guarda che portamento. Siete troppo gentili. Sono giovane. È la prima volta che mi presento in un'occasione come questa. Se in futuro dovessi commettere qualche mancanza, vi prego di consigliarmi. Il vecchio padrone ha dato il suo consenso. Un atteggiamento così deciso e capace di distinguere il bene dal male, questo sì, che è il portamento di una vera padrona di casa. Yutang, lo so che ce l'hai ancora con me, per il divorzio da tua madre. Ma io e la tua zia San ci siamo sposati legalmente. Parlare di figli illegittimi è così offensivo. Non dovevi fare una scenata del genere in pubblico. Padre, a sentire le tue parole, sembra quasi che sia io a creare problemi. I figli illegittimi di questa famiglia non hanno educazione. Mi hanno insultato volgarmente davanti a tutti. Potrei anche sopportare l'umiliazione, ma i presenti qui, chi di voi non è una persona rispettabile e per bene? Se un giorno qualcuno si offende, dubitare di loro in questo modo? La figura che ci rimette è quella della famiglia Song. Io, come primogenita legittima, insegno loro le buone maniere. Non è forse la cosa più naturale? Song Yutang rappresenta la famiglia Zhang. Evidentemente il vecchio Zhang l'ha accettata come nuora. E ora riceve pure il riconoscimento di tante famiglie illustri. Voi due, venite qui. Disgraziati. In questi anni sono stato preso dagli affari e vi ho trascurati. Dove avete imparato tutte queste volgarità? Chiedete subito scusa a Song Yutang. Papà, mi hai picchiato. È stata lei a cominciare. Ti ho detto di chiedere scusa. Papà, come puoi? Se per i miei fratellastri è così forzato, lascialo perdere. Maggiordomo Wang, chiami nonno. Gli dica che il presidente Song non sa nemmeno tenere a freno i suoi figli illegittimi. Ho seri dubbi sulla sua capacità di gestire l'azienda. La collaborazione con la famiglia Song andrà riconsiderata. In ginocchio, degenerato. Ti ho detto di smetterla con queste sciocchezze. Anche tu, in ginocchio e chiedi scusa. No! Padre, so che mi vuoi bene e so che non hai nulla contro la famiglia Zhang, ma questi miei fratellastri sembrano avercela e come con i miei suoceri. Vogliono infangarli a tutti i costi. Direi che d'ora in poi non c'è bisogno di frequentarci. Poi sentirò il mio avvocato per capire come gestire la cosa. In ginocchio. Signora San, non sapete educare vostro figlio? Non vi scusate? Anche se sono più anziana di te, se vuoi usare il titolo di signora della famiglia più ricca per schiacciarmi. Non ho nulla da dire. Padre, mi sta punzecchiando. Forse è meglio che vi teniate alla larga da me, così evito di beccarmi. L'etichetta di irrispettosa verso gli anziani. Tu. Ti ho detto di scusarti. Basta chiacchiere.
Signora, è vero, non ho saputo educare mio figlio. Mi dispiace, mi dispiace. Ma chi diavolo ti credi di essere? Con quale diritto pretendi? Che mi ginocchia a chiederti scusa? Padre, guarda un po'. Scusati, un'altra parola e ti blocco la carta. Mi dispiace. Più forte. Mi dispiace. Ancora più forte. Mi dispiace. Ah, fratellastro, ma che stai facendo? Io, come primogenita legittima, sono magnanima e non me la prendo con voi. Non devi scusarti con me, ma con i miei suoceri. E perché mai? Scusa, zio Jiang. Scusa, zia Jiang. Scusati anche tu. La mia sorellastra non ha diffuso maldicenze. Non serve. Chi ha messo in giro le voci, quello si deve scusare. Gli altri non c'entrano nulla. Giacomo Rancore, a quanto pare questa famigliola raffazzonata è, come sospettavo, solo una banda da 4 soldi. Song Daniel pensa solo ai propri interessi. Song Mix, in fondo, non è figlio naturale di San Meifang. Madre e figlia San Meifang non sono mai state nulla di buono. Con un piccolo stratagemma ho già seminato discordia. E ora getterò altra benzina sul fuoco. Magari ci scappa pure morto. A quel punto potrò godermi lo spettacolo da lontano. Yu Tang. Cari consuoceri, allora entriamo pure. Sì, papà, andiamo dentro. Papà mi ha sempre voluto un bene dell'anima. All'asta di oggi dovrei assolutamente accaparrarti un gioiello per me. Ah, certo, certo. Basta che ti piaccia. Qualsiasi cosa ti compro. Fratellone? Che stai lì impalato? Entriamo. Song Yu Tang. Non pensare di poterti vendicare di me. Fratello, tra noi non esistono rancori. Ti ho rimproverato solo per paura di guai. Se le dici davanti a me, le dirai a chiunque. E se offendi qualcuno, a rimetterci sarà tutta la famiglia Song. Ora la questione è risolta. Siamo ancora una famiglia. Vieni, ti porto a vedere come gira il mondo. Prego. Immagino che lei sia la giovane signora della famiglia Jiang. La sua presenza, signora, rende onore all'asta di oggi. È un vero privilegio averla qui. Lui è mio padre. E lui è mio fratello. La nostra famiglia gestisce una catena alberghiera. Se in futuro ci sarà occasione, ci dia pure i suoi preziosi consigli. Presidente Song, signor Song, che onore conoscervi. Prego, entrate pure. Papà, che aspetti? Vieni con me nel palco privato. Va bene, va bene. C'è un palco privato? Ma chi credi di essere? Tu che sei solo una concubina. E tu, figlia illegittima, osate avvicinarvi? Penserebbe che la famiglia Song voglia umiliare i suoi ospiti. Voi due, andate in platea. Fratello, tu sei l'unico erede maschio dei Song. Il futuro della famiglia sarà nelle tue mani. Se non vai nel palco a imparare, a farti conoscenze, a creare contatti, che ci stai a fare con loro due? In futuro dovrai apparire nel mondo degli affari. Dovrai frequentare l'alta società. Se si sapesse in giro che stai sempre appiccicato a loro due, caro mio, come potresti più guardare in faccia la gente? Son di Yu Tang come parli? Sono anche il tuo anziano. Una zia che lava i piedi e le fanciulle pensa davvero a se stessa. Sono un anziano serio. Mio fratello, un mio giovane maestro, confuso da te, è diventato un'aquila e un bastardo. Pensi di essere pulito. Tutti dentro, per favore. Suoceri, suoceri, per favore. Marito. Mi dispiace, secondo le regole dell'asta, non puoi entrare nella casella senza l'invito dell'host. 2 posizioni. Laggiù. Sono molto sollevato di avere te in compagnia. Ti sbrighi e torni a socializzare. Va bene parlare di tecnologia laggiù. Non posso davvero farlo. Sono un vegetale. Allora, quando vuoi piantare? Sarà presto, vero? Zhao Juan sta già controllando. La neve complete. Vedete, il tempo era. Song Jutang Pua è piuttosto infelice ora. Ha gradualmente sviluppato un rancore contro la loro famiglia. Finché abbiamo qualcosa su. Plus Song Jutang Pua. Tienili fuori dal potere proprio dietro l'angolo. Quindi mia cognata può davvero aiutare. Il marito canta con la donna. Buona moglie aiuta. La cognata è cognata da dove vieni? La piccola cognata ha 5 anni meno di noi. È solo una piccola cognata. Canzone Yutang. E la moglie che ho sposato.
Se mi riconosci come fratello, allora è tua cognata. Non esiste una cognata piccola, nessuna cognata piccola. Non sono uno di quei ricchi di seconda generazione e lei non è me. I tre piccoli. Fratello. Sei serio? Ang. Lei è molto brava. Allora devi guardarlo. Cognata. Bellezza intelligente. Ci devono essere molte persone che la fissano. Mia moglie sta bene su questo. Lo so io stesso. Tagliare il cervello dell'amore. Stai zitto, tu. L'asta è iniziata. Signore e signori, questa asta inizierà ufficialmente. Questa spilla di diamanti proviene dal museo Kyushu. Base d'asta di 2 milioni. Questo sembra buono. 2,1 milioni. C'è altro per aumentare il prezzo? $200,001 volte. Papà, ho sentito il nonno dire che mi hai lasciato sposare. Quando fu dato a William Kongsi, la famiglia Zhang lo diede. Dote da 30 milioni e un grande progetto per la nostra famiglia. Se non spendo tutti i soldi che guadagni tu, quella questione di cooperazione. 200.000 due volte. Ragazza, chiamo subito tuo nonno. Ho donato il suo rene e lui deve ascoltarmi. Sei un bambino che è ansioso per quello che vuoi. Quando papà non dipenderà da te. Papà mi ama ancora di più, per favore. 200.000 tre volte. 3 milioni. Mio padre mi ama ancora di più. Allora, per favore. Sparagli. A questa cognata non piace che tu lo filmi. Perché? Tua cognata sta incastrando la famiglia Song. Ho aiutato suo padre ad aumentare il prezzo. Va bene. 3 milioni. Sei pazzo? 2 milioni hanno già raggiunto la vetta. Se chiami di nuovo, sarai un premio. Non è che non conosci il personaggio di tuo padre. Devo rimproverarti. Inoltre, non ho molti soldi per farmi pagare. 3,5 milioni. Papà, Quello opposto farà sicuramente un'offerta fino a 4 milioni. Dirò a Song Yutang che non ne vale la pena. Guarda il prossimo. 300-500.000 1 volte. C'è qualche aumento di prezzo per 300-500.000 2 volte? 300-500.000 3 volte. Non ha derubato quando gli ha lasciato 500.000 yuan. Mi sta aiutando. Chi c'è dall'altra parte? Ah, piccola signora, c'è un nuovo ricco di tecnologia chiamato Stelle. E una buona fortuna oltreoceano. Il nome della persona seduta nella scatola è Gu. Ehi, Xiulan, pensi. Conosco molto bene il panificio. Ah, sì, non sento quella voce da molto tempo, ma è molto familiare. Cognome Gu. Sospiro. Va tutto bene. Prima scendi. Song Yutang, quel piccolo cutie, proprio come sua madre, sapeva come derubare le cose. Come avrebbe potuto avere successo se non mi amassi abbastanza? Sapevo che mi facevi più male. Oh, a proposito, papà, stavo solo guardando un orologio nel parcheggio. Corrisponde a mio fratello. Meglio che ne prenda uno per mio fratello. Yutang, sai, non ho abbastanza soldi. Sebbene il padre e il fratello siano disposti a degenerare, riconoscono il ladro come la loro madre. Ma è anche l'unico maschio nella nostra famiglia Song. È anche l'unico erede della nostra famiglia Song. Il suo volto è il volto della nostra famiglia Song. Figuriamoci il mondo esterno ora. O Song è sempre senza uno status symbol? Non lo so. Ho pensato. La nostra famiglia Song è in bancarotta. Chiama tuo nonno e digli di annullare. Va bene. Batti.
Signori, adesso osservate questo importante pezzo della nostra asta. Prego, guardate. Prezzo di partenza. Papà, dammi dei soldi. Quanto ti serve? 20.000. Faccio subito trasferire 2 milioni dal conto. 2. Ma va al diavolo, bastardo. 200 milioni. Pagamento ricevuto 20 milioni. Ehi, papà, prima volta a un'asta, eh? Compra pure quello che ti piace. Però voi due. E Yutang non capite niente di queste cose. Divertitevi e basta. Ah, grazie papà. Yutang, ti ho trasferito 20 milioni sulla carta che hai con te. Offri pure per quello che vuoi. Caro consuocero, tutti questi soldi sono solo per farla divertire. Una nuora così merita di essere coccolata. E poi Yutang è intelligente e sa pianificare. Affidarle i soldi di famiglia mi dà la massima tranquillità. Ah, allora facciamo così. Lasciamo che sia Yutang a gestire tutto il patrimonio. Ah, già. Come ho fatto a non pensarci? Yutang sa fare i conti meglio di noi due. Papà, mamma, non tradirò la vostra fiducia. Gestirò al meglio il patrimonio dei Jang. Caro consuocero, è la prima volta di Yutang a un'asta. Noi abbiamo messo 20 milioni. Tu, che sei suo padre, quanto sei pronto a sborsare? Io. Ai, vado in bagno. Suoceri, tu. Di bell'aspetto si abbina a lei. 0,1 miliardi, 0,1 miliardi una volta. 160 milioni. 160 milioni una volta. 0,1 miliardi, 8.000 metri quadrati. 200 milioni. 0,2 miliardi una volta. 220 milioni. 220 milioni una volta. 280 milioni. 280 milioni una volte. Ci sono ancora codici da aumentare. 280 milioni 3 volte. Transazione completata. Chi è seduto in questa scatola? È così potente? Come ti senti peggio di quello seduto nella famiglia Jang? Questo signor Gu dall'altra parte della strada ama davvero sua moglie. È un peccato che una collana così costosa sia disposta a rinunciare a mio marito. Ancora sdraiato a letto, non può svegliarsi. Inoltre non so quale piccola cagna è così bella vita. Può lasciare che un uomo le dia così tanti soldi e non blaterare. Non possiamo permetterci di offendere nessuno che possa fare una foto a quella collana. Song Yutang, questa piccola cagna. Ho pensato che sarebbe stato fantastico sposarsi nella famiglia Jang. Non è solo una buona cosa ordinare una paghetta. È tutto nelle mani dei grandi. Successivamente mostreremo. Per favore, dai un'occhiata al finale della nostra asta. Questo mille cose, questo finale sembra un libro antico. Ma non è la fine, vero? Ospiti illustri? Questo è un libro di Jing Kao. Il proprietario di questo libro è la nostra cucina Jing Kao. I Shuang XI in carica. Xiao XI, Zi. Yutang, lo conosci? Signorina, assaggi questo mio pasticcino al granchio. Cos'è successo alla tua faccia? Niente, sono stati quei maestri delle cucine imperiali. Le altre consorti li hanno rimproverati e ora se la prendono con me. Solo così mi hanno permesso di usare il fornello piccolo. Xiao XI, Zi. Posso anche non mangiare. Signorina, a me piace cucinare. E poi, la mia vita l'hai salvata tu. Se non fosse stato per te, oggi non reggo nemmeno un mestolo. Stia tranquilla.
Finché ci sarò io, troverò sempre il modo di prepararti qualcosa di buono. Dobbiamo vivere bene, entrambi. Dobbiamo emergere. Quando avrò successo, ti aprirò nella capitale. Il ristorante più grande. E poi lo porterò in tutto il paese. Non l'ho mai studiato sui libri. Oh, Di questo ho sentito parlare. È il fondatore della ristorazione I, lo chef divino della dinastia Jing. Quindi esiste davvero? Pensavo che la famiglia I si stesse solo vantando. Con il passare del tempo, questo ricettario era andato perduto. Solo oggi è riapparso. Quindi questo ricettario non è solo un tesoro culturale millenario, ma un fossile vivente della cultura culinaria. È l'ultimo capolavoro che lo chef divino Xuan XI ci ha lasciato. Secondo la valutazione del nostro team di esperti, il prezzo di partenza è di 100 milioni di yuan. Ogni rilancio non potrà essere inferiore a 10 milioni. Iniziamo l'asta. 200 milioni. 200 milioni. 1. La gente di oggi ha davvero un sacco di soldi. Sono della famiglia I. Quale famiglia hai? La ristorazione I. Nei libri di storia è documentato chiaramente. Dopo che Xuan XI lasciò il palazzo in vecchiaia, aprì un ristorante. L'imperatore Jing Muzong gli donò una targa scritta da lei, mari calmi e fiumi limpidi. In seguito prese 3 discepoli, tutti con il suo stesso cognome. La ristorazione I è la discendenza di uno di loro. Quindi è roba dei loro antenati che riappare. Ecco perché spendono così tanto. Ah, ricordo che hai detto che anche tuo padre era uno di questi. Eredi della cucina imperiale I? 300 milioni. Ma chi è questa? È fuori di testa. Stanno vendendo roba loro. Roba dei loro antenati. Cosa c'entra lei? Mi sa che è mia moglie. Offerta a 300 milioni. 300 milioni. Andiamo 1. Figlia mia. Noi non abbiamo tutti quei soldi. Papà, adesso ogni giorno cucina, per quale motivo? Beh, per mangiare, ovvio. Siamo una famiglia numerosa. Dobbiamo pur mangiare qualcosa, no? E poi, certo, è anche una mia passione. A 13 anni ho imparato in un ristorante. Se sto un giorno senza cucinare, sto malissimo. E dove hai imparato l'arte culinaria? Guarda un po' che coincidenza. Proprio da un ristorante della catena I. Una filiale che stava dalle nostre parti. Quindi lei è davvero un erede della scuola I? Beh, non so se lo sono davvero. Però quando studiavo, i miei maestri ne parlavano sempre, anche se forse esageravano. Secondo me, non esageravano affatto. Il punto forte della cucina di Xiaoxi è che sa cucinare qualsiasi piatto. E poi, ogni piatto che fa papà è uno dei miei preferiti. Quindi, se diciamo che papà è un erede della scuola I, allora tutto torna. Se tu pensi che sia così, allora sarà così. Allora d'ora in poi, qualsiasi cosa io voglia mangiare, la cucinerà per me? Ma certo. Tu sei entrata nella nostra famiglia, per me sei una figlia. Oro e gioielli non posso darteli, ma un buon pasto, quello non te lo faccio mancare. Dimmi cosa vuoi mangiare, e papà te lo prepara. Certo, aragoste e manzo pregiato non posso coltivarli. Ma sulla collina dietro casa ti alleverò qualche bella gallina e anatra. Quello lo so fare. E ti pianterò anche qualche campo di verdure biologiche. Tuo papà può cucinare qualsiasi cosa. Noi siamo gente semplice. Alla fine si tratta solo dei pasti di ogni giorno, no? 310 milioni. 310 milioni. Andiamo 1. Qualcun altro vuole rilanciare? 400 milioni. Offerta di 400 milioni? È la famiglia Zhang. E guarda un po', è la nuora appena entrata in casa Zhang. Sono ricchi, ha rilanciato 90 milioni. Ma questa è un'asta o un rogo di soldi? 400 milioni, andiamo 1. Cavolo. Tua moglie è impazzita. A quanto pare quel manoscritto per lei è molto importante. Importante quanto vuoi, ma sono 400 milioni, fratello. Con quella cifra ci compri un palazzo. La cultura non ha prezzo. E comunque, forse che non posso permettermelo. 5 miliardi. 5 miliardi, andiamo 1. 6 miliardi. 6 miliardi, andiamo 1. 7 miliardi, andiamo 1. Accensione della lanterna. Accensione della lanterna.
Accensione della lanterna. Questa donna è impazzita. A Yukang c'è ancora un personaggio del genere. È la nuova moglie del primogenito dei Jang, Song Yutang. Moglie, che significa accensione della lanterna? Significa rilanciare qualsiasi cifra faccia l'avversario. Ah, signora, così non potrà mai giustificarsi col padrone. E se quelli continuano a rilanciare all'infinito? Tranquillo. Se ho osato offrire questa cifra, so quello che faccio. Adesso staranno sicuramente indagando su di me. Xiao Wang, muoviti. Fai circolare la mia identità. Figlia mia, questa lanterna non sarà un po' troppo? Papà, stai sereno. Presto saremo ricchi e tu diventerai ambasciatore del patrimonio culturale immateriale. Io. Zhao Chuan, controlla. Quanta liquidità ho ancora a disposizione? Ma sei impazzito? Fai sul serio? Vuoi davvero continuare? Questa follia. Mia moglie sa il fatto suo. Non farebbe mai una cosa del genere senza un motivo. Deve essere sicura di sé. Ehi, e allora perché stai racimolando soldi? Se non posso coprire le spalle, che razza di uomo sarei? Sei un inguaribile romantico. Non c'è più speranza per te. Yutang non è una cuoca. Cosa se ne fa di quella ricetta? Deve essere per mio padre. Tuo padre? Non me ne hai appena parlato? Ti avevo detto che mio padre è l'erede della cucina imperiale. Prima che venisse ritrovato, aveva aperto il ristorante G e gli affari andavano bene. Era bravissimo, ma si ammazzava di lavoro dall'alba al tramonto. Dopo il trapianto di rene, il suo fisico non è più quello di una volta. Se Yutang ha questa intenzione, io come figlio non posso restare a guardare. A quanto pare tua moglie è davvero una brava donna. Una donna virtuosa e devota. Va bene, sì, sì. 1 miliardo, prima offerta. C'è chi rilancia? Presidente, è il palco della famiglia Jang. Il gruppo Jang non ha nulla a che fare con la ristorazione. Cosa se ne fanno di una ricetta? Ho sentito che il primogenito della famiglia più ricca è uno chef. Ah. Che marchio? Quanto vale? Il giovane Jang viveva in una baracca. Spesa media 10 yuan. Poi, messi da parte dei soldi, aprì un ristorante Sichuan in centro. Spesa media 30 yuan. A Yukang non sfidare i Jang. Visto che è uno chef. Lasciamogliela per ora. Ne riparliamo a fine asta. 1 miliardo, seconda offerta. Qualcun altro rilancia? 1 miliardo, terza offerta. Aggiudicata. Tesoro. Senti, se tornando a casa il nonno si arrabbia, di che ti ho costretta. Sono erede I. Volevo assolutamente quel manoscritto. Sono suo figlio di sangue, gli ho pure donato un rene. Al massimo mi sgrida un po'. Sì, certo. I soldi sono tanti, ma il nonno è ancora vivo e vegeto. Ed è tutto merito di tuo padre. Sarà anche arrabbiato, ma non arriverà certo a farmi del male. Mamma, papà, state tranquilli. So quello che faccio. Accendere la lanterna? Chi ti ha dato il diritto di spendere 1 miliardo? Per un misero manoscritto? Ascoltami bene. I Jang non pagano. Hai acceso la lanterna? Allora arrangiati da sola. Nonno, questa asta ha i loro occhi. Sono la nuora del primogenito. Oggi accendo io. Non sono io, sono Yutang. La nuora del primogenito accende la lanterna. Se non vuoi riconoscere questa spesa, fa pure. Tanto io sono abituata alle umiliazioni. Non so voi, se potete permettervele. Papà, in vita mia non ho mai avuto altri vizi. Mi piace solo cucinare. Ormai non ho più un rene. Non posso più gestire il ristorante. Volevo un ricettario. Per studiarlo. Se davvero non vuoi comprarmelo, allora ridammi il mio rene. Torno a casa. Riapro il ristorante e mantengo la famiglia. Non è che poi ci abbandona davvero? Ma no, impossibile. Governante Wang, ti ho detto di guardarli. Che cosa c'è che non va in te? Ok, non spiegare. Di loro che il saldo sarà pagato dalla famiglia Jang. La signora Little ha detto che il saldo sarebbe stato pagato dalla famiglia Jang. Song Yutang dei suoceri. 3 mesi fa stavo ancora uccidendo i pesci inumidendo i capelli.
Non ho nemmeno indossato un bel vestito. Ora sono a casa di Jang. Sapevo di averla trattata così prima. È meglio, ma il Song Yutang di oggi. Questa iniziativa non è solo una dimostrazione di gentilezza. Se puoi cogliere questa opportunità per riparare la relazione. Non è bello preoccuparsene. Yutang, le formalità sono state completate. Le formalità sono state espletate. Questa è la tua spilla di diamanti. Dai, mamma, mettilo su di te. Quello lì. Questo orologio. Grazie. Mi sta bene. Figlia. Papa, grazie per la spilla di oggi. Oh, dovrebbe essere, finché ti piace. Papà, non hai detto che sei venuto all'asta per comprarmi un cavallo? Di conseguenza, non ho comprato nulla per me. Le hai fatto delle foto? Di cosa stai gridando? Tu non sei Yutang. Possiedi tua sorella. Cos'è successo alla foto? Che razza di sorella è? Non è una bambina carina nella vita. Sono stati a lungo spazzati via. Perché dovrebbe spendere i miei soldi? Song Ruowei. Attento al tono. Cosa vi prende oggi, padre e figlio? State tutti dalla sua parte. Che filtro d'amore vi ha fatto bere? Ma chi si crede di essere? Se non fosse che sono degno di uno sguardo. Quel morto vivente di Jang Muyan. E questa zoticona sarebbero già marciti nei bassifondi. Ma sei impazzito? Il matrimonio tra Yutang e il giovane Jang. L'ha deciso la nonna. Non sono affari tuoi. Papà, mi ha colpito. Ben fatto. Se continui a dire idiozie, ti colpisco anch'io. Ve la farò pagare, tutti quanti. Yutang. Tua sorella è giovane e immatura. In casa, quando l'ha. Se la maltratti, noi zitte e sopportiamo. Ma davanti a tutta questa gente, non puoi almeno salvare la faccia a tuo padre? Lo so, le mie origini non sono degne di questo ambiente. Ma in casa Song ho dato tutto, se non altro per la fatica. Anche se non sono nessuno, non puoi umiliarci. Davanti a tutte queste persone. Finta ritirata, ne ho viste tante. Si metta a recitare la parte della vittima con tanta affettazione, è davvero raro. Con questo livello? Vorresti usarci come pedine? Non ti vergogni nemmeno? Si vede che è un amante che si è fatta strada. Una vera signora per bene. Non si comporterebbe mai così. Ma non sapete, non solo è un'amante arrampicatrice. Prima lavorava in un centro massaggi, lavava i piedi alla gente. Ah, che vergogna. Mingze, di qualcosa per tua madre. E tu chi saresti? Ma guarda, Song Mingze, un amico di mio figlio. Per questo beve e corre in auto. Con gente come te. Ah, ora capisco tutto. Il mio secondogenito, appena un momento, corre a casa tua. Appena torno, glielo dico io. Sta lontano da quel bastardo. Figlio di una serva da 4 soldi. Mingze. Signora San, io sono il figlio legittimo della prima moglie di mio padre. Con te non ho alcuna confidenza. Quindi, del tuo matrimonio con mio padre. Preferisco non immischiarmi. Nemmeno lui la riconosce. Signore, mi scuso per il trambusto di poco fa. Mi dispiace davvero, ma c'è una cosa che devo chiarire. Io e mio fratello siamo figli legittimi. Mio fratello ha sempre rispettato la concubina San. Per questo gli estranei hanno frainteso. La signorina Song la conosciamo. L'ultima volta a un ricevimento. Abbiamo visto quei due che si chiamavano mamma e figlio. Pensavamo fosse sua madre, non un amante. Non riconoscere sua madre per un amante. Ma non si vergogna? È come inchinarsi al nemico. Io vado. Ehi, Yutang. Allora vai. Ti accoglierò al ritorno. Maggiordomo Wang, Signorina. diffondi la notizia che Song Mingze chiama mamma un amante. E poi, che il grande erede dei Song è nato da una serva da 4 soldi. Queste 2 voci
devono arrivare dritte alla sua cerchia, soprattutto alle orecchie dei suoi peggiori nemici. Sì. E The Summit. Che Sa Mei Fang è incinta. Va bene. Signori, un momento. Ehi, aspetta. Tua moglie sembra essere nei guai. Salve, signorina. Egregio signore, lei è? Mi chiamo Yi Bing Zheng. Sono l'erede della 13ª generazione della cucina imperiale Yi. Ehi, tranquilla. Sono venuto apposta per cercare lo chef Zhang. Sono io. Ho sentito delle imprese dello chef Zhang. Oggi vedo con i miei occhi una stella nascente della ristorazione. Mi chiedevo se saresti disposta. Eredita la cucina imperiale Yi. Che mossa astuta, vecchio mio. Cosa intende dire, signora? Se mio padre diventasse suo allievo, avreste 1 miliardo. Il manoscritto a parte. Essere il maestro del primogenito più ricco. I benefici sono molti. Un semplice discepolo, senza spese, fama e fortuna. Il suo calcolo è fin troppo astuto. Signora, esagera. Il cuoco Zhang non è ancora un erede Yi. Il manoscritto è inutile. Ma se diventasse mio discepolo, sarebbe dei nostri. Pensa che gli nasconderei qualcosa. Chi dice che mio padre non sia erede legittimo? Cosa intende? Mio padre Zhang Guoqiang non è solo erede legittimo della cucina Yi, ma discepolo diretto di seconda generazione. Seconda generazione? Esatto. Discepolo diretto di Shuang XI. Signora, sta scherzando. Il nostro capostipite, Yi Shuang XI, è morto da oltre 1000 anni. Come può averlo istruito? Dico io che è così. E con quale diritto? Perché cucina tutto ciò che amo. Signora, sta rigirando le parole. Presidente Yi, il vostro capostipite non vi ha mai detto perché cucinava. Ovviamente per perfezionare l'arte culinaria. Per tramandare le tecniche della cucina imperiale. Per farmi mangiare con gioia. Signora, se non è d'accordo, va bene, ma non prenda in giro il mio presidente. Non lo prendo in giro. Se soddisfa il mio palato. E mi fa mangiare con gioia. Allora è autentica cucina imperiale Yi. Signora, posso capire che non accetti di prenderlo come allievo. Ma non può prendere in giro il fondatore della nostra famiglia Yi. Se non mi crede. Song Yu-tang. Non esagerare. La famiglia Zhang conta Yunkeng. Ma la famiglia Yi non è da meno. Avete preso le reliquie del fondatore senza permesso. E ora ci insultate pure in questo modo? Mi prendete davvero per uno stupido, Yi Bing Zheng. Cosa vuol dire preso? Questa roba è stata comprata con soldi veri, secondo il tuo ragionamento. Chiunque faccia un'offerta all'asta. Allora tutto questo è tuo? Ma chi ti credi di essere? Non hai bisogno di sapere chi sono. Ti basta sapere che mi chiamo Gu. Quello nel palco si chiama Gu. È lui. Questo è un affare tra me e lo chef Zhang. Non ha niente a che fare con la tua famiglia, Gu. Oggi me ne occupo io. Cosa puoi farti? Tu. Il manoscritto è stato comprato dalla famiglia Zhang. Anche se questo caso è usato come carta stata. Non so, vago. Va bene. Anche se hai ragione, ora voglio comprarlo. Non è troppo chiedere, vero? Portalo via e brucialo. Non sono affari tuoi. Ok, anche se hai ragione, ora voglio comprarlo. Non è troppo chiedere di comprarlo. 1000 miliardi. Il signor Gu scherza. Signori, anche mio padre è uno chef. Se ho voluto questo manoscritto, è perché ha un valore speciale per me. E poi, la tradizione culturale. I sentimenti non hanno prezzo. Devo rifiutare. Sparisci.
Grazie, signor Gu. Moglie. Non trovi anche tu che abbia qualcosa di familiare? Sì, un po', come se l'avessi già visto da qualche parte. E poi, anche la voce mi è familiare. Signorina Song, ho ancora da fare. Devo andare. No. Più lo guardo, più mi sembra di conoscerlo. Guo Qiang va a controllare. Salve. Forse mi sbagliavo. Eh già. Come potrebbe Muyan rimettersi in piedi di punto in bianco? Ah, ecco, arrivo. Zia, zio, cugini, buonasera. In ginocchio. Cosa ho fatto di male? Perché dovrei inginocchiarmi? Papà, tua figlia è giovane e incosciente. Sono stata io a fare tutto. Papà, so quello che faccio. Yu Tang, quello che è successo all'asta. L'abbiamo saputo tutti. Ti sei comportata da arrogante e prepotente. La gente parla della nostra famiglia Zhang. Non impari mai. Tu sei solo un amante, una ballerina. Chi sarebbe questo nostra? Song Yutang, sei impazzita. Chi ti ha permesso di accendere la lanterna? Volevi mandare in rovina la famiglia Zhang. E ora osi pure picchiare mia madre. L'accendo se mi va. E a te, che sei solo un figlio illegittimo, cosa te ne importa? E poi, in casa mia, posso benissimo dare una lezione a un'estranea. Ma non puoi accendere la lanterna all'asta. Io sono una giovane sposina, una donna virtuosa, tradizionale. Se non fosse stato per l'incapacità del capofamiglia, l'incapacità di un padre, perché avrei dovuto mettermi in mostra. All'asta? Te l'ho forse chiesto io. E hai pure il coraggio di rigirare la frittata. Nonno, le faccio solo una domanda. Da quando è nato? Quanto ha speso per suo figlio illegittimo? E quanto ha speso per mio padre? Questo. Non cambiare discorso. Non lo sa? Allora glielo calcolo io. Fin da piccolo, tuo zio ha frequentato asili internazionali. Ha studiato tutte le arti, poi è andato a perfezionarsi all'estero. Ville, auto di lusso. Tutto coi soldi dei Zhang? E allora, quale famiglia non fa così? Per crescere i propri figli? E mio padre? Lui non è mai stato un bambino? È stato abbandonato davanti a un orfanotrofio. Ha lasciato la scuola in seconda elementare. Un ragazzino di 10 anni. Raccoglieva rifiuti, senza cibo assicurato. Ha trovato a fatica un cuoco disposto a insegnargli l'arte culinaria. Lo ha servito come uno schiavo per oltre 10 anni, solo per guadagnarsi il diritto di stare ai fornelli. Tuo zio? Nozze da 100 milioni e subito presidente. E mio padre? Quando ha sposato mia madre, non aveva nemmeno un vestito decente. Nien. Prima del loro ritorno, tuo zio spendeva in un giorno quello che i miei genitori guadagnavano in un anno. Basta, smettila. Quindi Guo Qiang ce l'ha con me. È colpa mia. Allora ti amavo troppo, ma ero sotto pressione. Non potevo stare con te. Così ho soffocato il dolore e ho messo il mio figlio biologico al posto mio, accanto a te. Basta, è finita. Lo sapevo. Ti stai pentendo. Me ne vado. Me ne vado subito, va bene? Tu. Se vuoi andartene, non ti tratterrò di certo. Mamma. Stai bene, mamma? Sì, non preoccupatevi. Basta un ago, 2 punture e si riprende. È medicina cinese. Faccio io. Ho io gli aghi, ho io gli aghi. Ho la mano fermissima. Una puntura e si sveglia subito. Vecchio mio, hai visto che atteggiamento aveva quella zietta? Uguale alle ragazze del centro massaggi qui di fronte. Tale e quale. Bella è bella, solo un po' avanti con l'età. C'è qualcosa di strano, vero? Ma che diavolo dici? Non cambiare discorso. Parliamo della lanterna celeste. Portate dentro la roba. Lo zio ha mangiato carne per 50 anni. Tocca anche a mio padre assaggiare gli avanzi.
Mio padre ha sofferto per imparare a cucinare. Dopo aver donato un rene, non può più lavorare. Non può più. Ho comprato questo ricettario di vino. Gli ho dato la fama di erede della cucina imperiale, proprio perché se un giorno ci cacciate di casa, una volta fuori, papà possa riprendere il suo mestiere e mantenere tutta la nostra famiglia. Le sembra esagerato? Non sono d'accordo. Quanto ha speso in istruzione? Quanti errori ha fatto in azienda? Per arrivare dove è oggi? Questi soldi della lanterna. Consideriamoli come spese di istruzione per mio padre. Vuole litigare anche su questo? Ormai è stata lanciata. Questi soldi li copre il fondo per l'istruzione della famiglia, come risarcimento per l'istruzione di Guoqiang, se in futuro vorrà fare altro. Papà, il primogenito non sa fare nulla. Qingyu, tu hai mangiato carne per oltre 50 anni. Non lasci che tuo fratello maggiore assaggi gli avanzi, quelli che tu non vuoi più. Seduta sciolta. È già finita così? Cos'altro vorresti fare? Nonno, lo ammetto. Ho fatto di testa mia con la lanterna. È stato un mio errore. Ma non mi ha ancora chiesto perché l'ho fatto. Song Yutang, sei rimbambito per caso? Non eri tu che dicevi di voler dare una garanzia a tuo zio? Siccome io non ho soldi, quei soldi dovevano uscire dalla famiglia. Non hai soldi e accendi lanterne? Ma sei fuori di testa? Ottima domanda. Quindi, perché io non avrei soldi? Parla chiaro. Questa domanda va fatta a mia zia acquisita. Mio marito Muyan è rimasto vittima di un incidente mentre andava a trattare una collaborazione. Secondo la legge sul lavoro, è un infortunio. E anche se non lo fosse, la famiglia Zhang dovrebbe avere un fondo sanitario. Allora, perché proprio mio marito è in terapia intensiva? È in fin di vita e i soldi non escono? Alla fine è stata mia suocera a tirare fuori i soldi di tasca sua. Mia suocera è venuta a parlarne con lei e la sua conclusione è stata: il conto ha avuto un problema, i soldi non si possono prelevare, ma i soldi anticipati saranno rimborsati, serve solo una verifica. È passato più di mezzo anno. Com'è andata la verifica? Yutang, so che in campagna eri abituata alle ristrettezze, ma non puoi continuamente chiedere soldi. Sembra che ti sia sposata qui, solo per avidità e attaccamento al denaro. Mio suocero ha perso un rene e deve prendere medicine a vita. Non può mantenere la famiglia. Mia suocera deve occuparsi di lui giorno e notte, quindi non può nemmeno lei contribuire alle spese. Mio marito Muyan si è consumato l'anima per la famiglia Zhang e ora è in bilico tra la vita e la morte. Se lei, zia, insiste a dire certe cose su di noi, faccia pure. Ma questa famiglia, fatta di anziani, malati, donne e bambini, è davvero con le spalle al muro. La prego, zia, abbia pietà di noi e ci indichi una via d'uscita. Song Yutang, lui è Guoqiang, ha solo donato un rene al nonno. E allora, non fare come se tutto il mondo fosse in debito con la vostra famiglia. Yutang, come dice il proverbio, chi fa del bene non cerca ricompensa. E comunque tuo fratello ha donato il rene a suo padre. Se continui a rinfacciarlo, questo si chiama ricatto morale. E pura ingratitudine. Tu. Zio bastardo, anche se lei è solo un figlio illegittimo. I soldi che la famiglia Zhang ha speso per la sua educazione sono finiti nella pancia di un cane, anche se da una pianta marcia. Da cattivo seme, cattivo frutto. La gratitudine è il minimo del senso dell'onore e della vergogna. La famiglia Zhang è una famiglia virtuosa. Anche un estraneo verrebbe aiutato. Figuriamoci chi ci ha fatto del bene. La nuora maggiore sta parlando. Alzati, non restare seduto. Perché dopo 6 mesi interi le spese mediche anticipate non sono ancora state calcolate? Lei come presidente della fondazione. È sabotaggio o incapacità? Chi comanda? Se non sa essere giusto ed equo. È ancora recuperabile. Ma se non sai nemmeno gestire le finanze, che diritto hai di gestire questa casa? Rispondimi. Yutang, basta. Prima l'interno, poi l'esterno. Guardi in che caos è ridotta questa casa. Lei come capofamiglia, come ha scelto chi la gestisce? Né virtù né competenza. È l'inizio della rovina. Fai troppo rumore. Troppo rumore? Se questa casa non fosse marcia dalle fondamenta, non succederebbero tutte queste cose. Se non alzo la voce adesso, fingete che vada tutto bene. Sarà troppo tardi. Va bene,
D'ora in poi sarai tu a mandare avanti questa casa. Va bene? Cosa? Ma è solo una ragazzina. Credi di saper gestire una casa e lasci fare a una ragazzina a trovare i tuoi errori? Papà, io. Nonno, finché ci sono io, come può una nuora comandare? Ma cosa vuoi ottenere, esattamente? È ovvio che sia mia suocera a gestire la casa. In questo momento è nel caos. Proprio perché a mandarla avanti è la moglie di un figlio illegittimo nato da un amante. L'ordine familiare e la gerarchia non possono essere calpestati ancora. Lixiulan. Non ha finito le elementari. Sa almeno leggere? Ma cosa stai dicendo? Il nostro ristorante di famiglia fattura più di 10.000 al giorno e i conti li ho sempre tenuti io. La spesa quotidiana, l'affitto, le bollette e anche l'usura dei tavoli, le entrate e le uscite delle bevande. Ogni singola voce l'ho registrata io. Tutto chiarissimo. È merito di Xulan se la casa è sempre stata in ordine. Le questioni del ristorante, le spese di casa, ogni voce è sempre stata calcolata con estrema attenzione. Mamma, all'inizio potrà sembrare tutto nuovo, ma io l'aiuterò. Stia tranquilla. D'ora in poi sarà Xulan a gestire la casa. Jaixia, hai gestito la casa per anni. Grazie per il tuo impegno. Ora prenditi una bella vacanza. Fai il passaggio di consegne con tua cognata. Nonno, se non ricordo male, la responsabile della gestione domestica di casa Jang può anche ricoprire il ruolo di direttrice della fondazione di beneficenza Jang. Xiulan non sa nemmeno leggere qualche parola. Va bene per mandare avanti la casa. Presidente della fondazione? È ridicolo. E allora come facciamo? Lei è la moglie del primogenito legittimo, la futura signora di casa. Se lasciamo che sia la moglie di un figlio illegittimo a gestire la casa, quello sì che sarebbe ancora più ridicolo. Non fare la bambina. Xulan non è davvero adatta a fare la presidente della fondazione. Nessun problema. Lo farò io. Suocera e nuora. Una casa, una fuori. Yu Tang, sei ancora giovane, di umili origini. E senza istruzione. È bello che tu abbia questa ambizione. Ma la fondazione non è un gioco. Temo che tu non sappia nemmeno di cosa si tratti. Vecchia zia, se lei lo sa, allora me lo dica. Nei bilanci degli ultimi 3 anni della fondazione c'è una voce di spesa amministrativa operativa che ogni anno circa 3 milioni. Ma secondo la prassi del settore sarebbe ragionevole mantenersi entro il 1,5 milioni. E allora quei soldi in più dove sono finiti? Io. Va bene, basta così. Anche se tua zia è la presidente della fondazione e la signora concubina Chen è la vicepresidente. Nel consiglio ci sono comunque diverse imprenditrici di grande reputazione. Tu sei giovane e appena arrivata. Se diventassi subito presidente, difficilmente saresti accettata. Se il titolo è legittimo, tutto diventa più semplice. Mio padre, il primogenito dei Jang, vicepresidente del gruppo. Perché non potrei fare la presidente? Ma che stai dicendo? Fratello Kun. Ruin, alla tua età, è ora che ti goda il meritato riposo. Credo che le questioni della fondazione vadano lasciate ai giovani. La carica di vicepresidente da oggi sarà ricoperta da Yu Tang. Trova il tempo per fare il passaggio di consegne con lei. Ahimè. Se non ti senti bene, vai in una casa di cura a stare un po' lì. Fratello Kun. Stare con te non mi ha mai importato delle cose materiali. Ora che non stai bene, voglio solo dedicarmi anima e corpo a prendermi cura di te. È solo che non me la sento di lasciare andare tutto. Prima pensa a sistemare la questione del consiglio. Ho già qualcuno che si prende cura di me. Andate pure. Il passaggio di poteri è iniziato. Non vedo l'ora di scoprire se Song Yutang, da sola, riuscirà davvero a tenere testa a questa famiglia di lupi affamati. Yu Tang, questa casa è meglio che la gestisca tu. Se hai bisogno di qualcosa, io ti aiuto. Mamma, non sminuirti. Ho già controllato. A parte controllare i conti una volta a settimana, non c'è praticamente altro da fare. Lo zio Wang è qui da molto. Chiedi a lui. Puoi chiedere a lui. Non dare fastidio a tua figlia. Adesso ha preso in mano la fondazione. Deve finanziare quei bambini poveri. Sta facendo qualcosa di grande. Sì, mamma. Non dimenticare quello che ti ho detto al centro commerciale. Chissà quando Muyan si sveglierà. Oggi ho deciso io. Che vuoi fare? Forse. Presto. Allora ci proverò.
Ogni mossa è una trappola contro casa Song. Quella era solo una mossa da nulla. Il rifiuto della tortura era l'esca. Ha esposto i problemi di famiglia. Puntato dritto contro la crudità di Wu Chaixia. La pressione costante era la rete, per prendersi il controllo della casa. E non è finita qui. Il suo vero obiettivo era la fondazione. Roba ambita da tutti. Senza capirci niente. Lei ha sistemato tutto in una sola notte. Mia moglie è semplicemente incredibile. Troppo intelligente. Pronto? Signor Zhang, abbiamo trovato la moglie e la figlia del camionista. Bene. Sistemateli in un luogo sicuro. Non deve succedere nulla. Sì. Un'altra cosa, Zhang Qingju ha fatto una nuova mossa. Sembra voglia contattare la nostra Hensing. Dopo il tracollo, ovvio che puntassero a Hensing. Era solo questione di tempo. Lasciamoli cuocere un po' nel loro brodo. Diffondi la notizia della collaborazione con Hensing. Sì. Che giornata! Sono distrutto. Facciamo una doccia e a letto. Ma come fai a essere così bella? Così in gamba. Una ragazza dall'aria così fragile. Come può essere così forte? Mi piace da morire. Maritino, fino a quando pensi di fare finta di essere in coma? È tutto finto. Sicuramente finto. Giovanotto Zhang, non è che poco fa ti stavi scaldando e come? E adesso tutto d'un tratto crolli dal sonno? Che dici? Vogliamo fare un figlio? Ah. Facciamolo. Subito.